Howdy doody. Fermalo, ferma! Catroia. Rifai un attimo? Howdy doody, stiamo per entrare nel Tarangire, quindi seguiteci. Gli elefanti indiani e gli elefanti africani si differenziano per molte cose. Quella più semplice e più caratteristica sono le orecchie. Si dice che gli elefanti indiani hanno le orecchie a forma di India, sono un po' più piccole, e quelli africani più grandi a forma di Africa. Questa è la cosa principale, ma sono diverse la schiena, la coda, la testa, la proboscide, le zampe, però con le orecchie fate subito a distinguerli. Mambo, Non ti serve. mambo, oh, tu mana yak tolea. Tu mana. Si tu mi bana. Si tu mi na kolea bana. Jumbo. Tu mana kolea. That's fun. Howdy doody ragazzi, oggi si dorme nel Serengeti, siamo nel bel mezzo del Parco Nazionale del Serengeti in Tanzania, o Tanzania meglio, e questo è il nostro campo tendato di lusso. Guardate la scrivania per lavorare un po', purtroppo, i letti per me, per lo staff, questa notte dormiamo tutti insieme, posti per le valigie, un grande campo tendato ma di lusso, circondati dagli animali, dalla natura, si sentono già i grilli. Questo è il bagno che è importante, guardate che bella lavabo, qui c'è la toilette e qui c'è una grande doccia, guardate che bella doccia, e anche per le femminucce del tavolino, penso, per il trucco.
se non volete dormire in un campo tendato, ci sono sempre i lodge. Howdy doody, siamo sulla cima del cratere di Ngorongoro, una delle 7 meraviglie dell'Africa moderna. E adesso scenderemo, venite con me e scopriremo perché è così meraviglioso questo posto. Eccolo ragazzi. Aspetta. Vai. Eccolo ragazzi, il cratere di Ngorongoro, parola che viene dal suono della campana di un uomo che... faccio toccare. Vai. Eccoci ragazzi, stiamo per scendere nel cratere di Ngorongoro, un nome strano, Ngorongoro, viene in realtà dal suono della campana delle mucche, perché c'è una leggenda che narra di un uomo che stava qui, dobbiamo rifare. Siamo nel centro del cratere di Ngorongoro, parola che viene dal fatto che una campana di un cazzo Che cazzo dici? Howdy doody, adesso vi racconto la leggenda dalla quale proviene il nome di Ngorongoro, che sembra magari una cosa così strana, masai, profonda, in realtà è semplicemente una presa in giro per un uomo che faceva campane per le mucche che viveva qui, e quindi siccome queste campane fanno in realtà è semplicemente il suono delle campane, quindi a volte le cose sono anche semplici e divertenti, anche qui in questo magnifico posto che è l'Africa e che è il cratere di Ngorongoro. Veda! 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 Tu mana jaktolea. Tu mana Tolea! Presente quando devi bere alla fontanella, è tutto storto.
Oggi vi porto a Lake Manyara. Vi avevo detto che vi avrei portato a Lake Manyara ed eccoci qua. Lungo la strada abbiamo visto tanti alberi da leopardo, quindi andiamo a dare un'occhiata e vediamo se riusciamo ad avvistarne uno. Ok ragazzi, allora lì su quell'albero c'è un leopardo. È difficile da vedere perché il suo manto si è evoluto proprio per mimetizzarsi, ma è lì, guardate. Howdy doody amici, allora sono qua con Muyaso e Maria che si stavano lamentando perché non hanno l'ultimo modello di telefonino e quindi gli stavo spiegando che non è giusto fare i capricci per il telefonino, ragazzi? Pensateci bene quando fate i capricci perché volete guardare i cartoni animati fino a tardi, eccetera, eccetera, perché loro fanno questo lavoro da piccolini. Grazie. Mambo, poa, 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 tumana yaktolea, Tumana kutolea. tumana yaktolea. Tumana kutolea. Naomba yote. Howdy doody, siamo sull'aereo al ritorno dalla Tanzania, questo bellissimo viaggio ormai è finito e volevo però raccontarvi come mai noi abbiamo spesso così chiacchierato, giocato un po' tra guide, amici tanzanesi, che insomma io sto cercando di imparare un po' lo Swahili e avete probabilmente sentito dire la frase Tuma na yakutolea e quindi volevo un po' spiegarvela. Praticamente loro qui che cosa fanno? Donano alle ragazze che gli piacciono dei soldi attraverso il telefonino, quindi gli fanno una specie di ricarica di versamento sul conto, solo che per ritirare questi soldi è necessario aggiungere anche una piccola tassa, quindi che succede? Se loro gli versano 100.000 scellini, in realtà le ragazze ritirano tipo 90.000, quindi questa frase significa aggiungi quei 10.000 della tassa di recupero, di ritiro dell'importo, non fare il tirchio, insomma dammi una cifra tale che io posso incassare direttamente l'importo che tu mi hai donato. E loro lo usano un po' quando uno sta lavorando molto, come per dire devi fare quel pochino di più, e io l'ho usato un po' anche per dire, sai, le ragazze insomma chiedono sempre qualcosina di più, eccetera, e quindi è diventato un modo così per fare ancora più amicizia. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo viaggio, seguite sempre tototravel.it. Tumana yaktolea! I love this way. Tumana yaktolea!
Howdy doody, amici, siamo a Dar es Salaam, qui in Tanzania, una tappa quasi obbligata come... Howdy doody, amici, siamo a Dar es Salaam, qui in Tanzania, una grossa città, la cui storia, nell'ambito soprattutto anche del commercio internazionale, si perde nella notte dei tempi. Proprio per questo, tra le varie zone disponibili in cui alloggiare, quella un po' più turistica, quella più vicina al mare, quella vicina all'aeroporto che può essere comoda, noi abbiamo scelto invece il centro storico dove ci troviamo pochi passi dal mercato di Karaku, mercato locale molto caratteristico, e dove io volevo prendere lo scorcio di quello che si vede dalla finestra del nostro albergo per fare un po' un esempio di quello che è attualmente l'Africa, ok? Allora, come vedete, se noi ci affacciamo dall'albergo, vediamo il mare, si vede il mare? Sì, vediamo le palme lì tra i palazzi, perfetto, vediamo un palazzo moderno così dipinto con una giraffa, eccolo qui a sinistra. Però se guardi un po' in basso, di fronte appena all'albergo, vediamo anche la povertà, vediamo anche la difficoltà a venire a contatto con tutta questa modernità, che però poi porta a una serie di contraddizioni, a qualche ipocrisia, eccetera, eccetera. Quindi l'Africa è anche questo, è bellissima, natura, ma è anche povertà. Proprio per questo noi ci stiamo occupando di un piccolo orfanotrofio ad Arusha, stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo, magari contattateci così posso darvi magari qualche indicazione per poter fare quel poco che basta per aiutare queste popolazioni. Passiamoci una mano sulla nostra sporca coscienza occidentale e facciamo qualcosa per loro, perché veramente è importante. Grazie. Ofana, habari gani, nzuri sana, wageni wakaribishwa, Tanzania yetu hakuna matata.